e abbiamo qua una bellissima zona di vigneti. Siamo in una zona già molto calda, siamo a 260-300 metri di altitudine e allora ad estate può essere molto caldo già, no? E qua a destra vediamo questo vigneto che è come un'arena ed è esposizione sud, per cui abbiamo qua una delle nostre top vigne come uva Chardonnay o Cabernet Sauvignon. Però la Schiava una volta era quel vino più richiesto e più diffuso, ma soprattutto nei mercati, cioè Svizzera, Austria, cioè Tirolo, Sud Germania, e il vino veniva acquistato sfuso, cioè e poi portato in questi paesi dove hanno poi imbottigliato il nostro vino. Cioè avevamo in mezzo le due guerre mondiali, con la prima guerra mondiale che poi siamo diventati territorio Italia, no? Però era l'accordino dove anche il vino di qua poteva essere esportato senza dogana nel Tirolo, perché erano i vecchi mercati. Però la Schiava aveva un altro problema, che prima era in tutte le carte, per esempio in Svizzera nei ristoranti c'era sempre la Schiava, no? Il Kaltersee, il lago di Caldaro, però come anche oggi l'abitudine cambia con la generazione e poi gli anziani poi che dopo non sono più, la nuova generazione ha altri gusti e così iniziava un cambiamento che anche qua non hanno capito subito e poi è stato prodotto un mare di questo vino lago di Caldaro, cioè rese altissime. Io mi ricordo ancora che su un ettaro si produceva 300 quintali anche, no? Che chiaramente là di qualità non si parla. Il vino era soprattutto poi venduto in bottiglie da litro. E allora chiaramente in questa zona qua intorno a noi prima era tutto Schiava ed era per la qualità della Schiava la zona migliore, no? Però oggi ho il miglior Cabernet in questa zona e questo è il problema della Schiava, no? Che viene spostata in posizioni dove una volta non era considerata la posizione top per la Schiava, no? La posizione migliore? La posizione migliore, diciamo, in questa zona che abbiamo il comune di Cortaccio, noi siamo nella frazione Niclara, dopo Soutinoy e Magret, era la collina che iniziava dal basso, da 250 e andava su a 350-400, questa era la zona top per la Schiava e dopo più alto eri, diciamo meno corposo diventava, era ancora più leggera, no? Oggi abbiamo la Schiava grossa, ma non sono più le altre due che danno al vino anche forse qualcosa di interessante, no? Però diciamo qua abbiamo la Schiava e la Lagrein che secondo me la Schiava è quel vino come longevità, io preferirei la Schiava, no? Il Lagrein invece è un vitigno molto delicato anche in vigneto perché è molto vigoroso e per esempio sulla pergola ho meno problemi che se ho un sistema di Guyot dove devo prima o poi tagliare i tralci che non mi chiudono e quello è il problema, che poi la pianta cresce ancora di più, no? E tenere la grain sotto nell'equilibrio non è facile, no? È più facile sulla pergola e meno su un Guyot o su una spalliera, per cui là bisogna essere anche come contadino, stare abbastanza dietro e vedere anche che tutto quello che faccio non mi crea dopo problemi, che poi non ho più una resa, perché anche là il Lagrein è delicato, se ho durante la fioritura troppa pioggia perdo, o se diventa troppo vigoroso perdo anche i grappoli, per cui è dopo il rischio che la pianta scappa, no? Per cui è un'uva abbastanza delicata, no? Anche come tempo il Lagrein ha una buccia molto sottile, se ha umidità troppo alta o se ha troppa pioggia intorno alla maturazione, intorno alla vendemmia,
allora marcisce subito, cioè là crea tanti problemi, per cui chiaramente e soprattutto nella zona di Bolzano, perché là ho già il vento la mattina e non solo il pomeriggio come da noi, che abbiamo l'ora quando sono le giornate belle, che aiuta chiaramente a asciugare le foglie e i grappoli, per cui la Grain è un vitigno non così facile, no? E in vinificazione è un'uva dove chiaramente noi lavoriamo con legno, cioè anche una qualità normale. Da noi almeno 8 mesi facciamo affinamento nella botte per dare ossigeno e per dare al vino quella maturazione necessaria, se no abbiamo troppo aromi primari nel vino, un po' come per esempio il dolcetto del Piemonte, che anche quello può essere se molto fresco al naso, molto giovane, no? E così un po' con la Grain ha bisogno di quell'affinamento di questi almeno 8 mesi, no? Prima che viene messo in bottiglia.